Ciao Andrea, spero che stai bene. Io sono appena arrivata al paradiso. Quando vado abbastanza lontano, mi viene ormai automatico cercare di orientarmi per capire in che direzione è casa mia. Lo faccio ogni volta e provo a non usare le mappe ma solo il senso dell'orientamento. E ormai ci azzecco gran parte delle volte. Mi piace poi tracciare una linea immaginaria che collega dove esattamente mi trovo con casa mia. E anche quando ritorno o quando riparto per un altro viaggio, rimane sempre lì quella linea vettoriale, tracciata sul terreno per tutti i 1000 chilometri. E la cosa più bella in tutto questo è che non solo tengo conto dei tracciamenti nello spazio fatti da me, ma pure quelli delle persone che si sono spinte lontano per raccogliere qualcosa e poi incontrandole posso scambiare quel qualcosa con quello che ho raccolto io. Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre stranieri nella vita. Dopo 2 settimane passate al sud della Thailandia è arrivato il momento di rifare gli zaini e partire verso nord-est, abbandonando perciò la vita semplice di un villaggio di pescatori e lasciandoci alle spalle purtroppo il mare. Tomorrow for tomorrow. สีเทาว่างครับ Okay. เอาเลือกเลยสีเทาว่าง Oh. เกตประตู first floor Okay. first stand โอเค Okay. โอเค thank you Allora, sono questi i posti. Stanno proprio parlando di noi. Non appena arrivati nella provincia di Loi, abbiamo contattato un'agenzia del turismo con la quale Maurizio aveva già collaborato e si è gentilmente offerta di portarci in giro e di pagarci tutti gli spostamenti nel nord-est. My name is Andrea. Sandre. Andrea. Andre. And so you can cover everything. Yeah. For one cup. Yeah. Another cup. He mix like Garlic. rice and garlic. Garlic. Mm. Mhm. What about inside? Yeah, Cheers. but still. I'll try. อย่าหัน ไม่คิดก่อนน่าคิดนะ Io sono appena arrivata al paradiso. Pochi giorni prima che io partissi per la Thailandia, la mia amica francese Lynn si era già spostata in Brasile e aveva iniziato la sua nuova avventura dall'altra parte del mondo. Io ero andato a febbraio a trovarla a Parigi e mi aveva infatti raccontato che cosa stava per fare e tutte le paure che aveva. E di là siamo proprio dentro della giungla, né? Cioè, ma qui allora gli insetti sono proprio quelli dei cartoon. Ho visto un ganchio, si dice I granchi, sì, sì. Cioè era giallo, però è un giallo di cartoon che non esiste nella vita reale, è proprio un giallo con 2 antenne, sembrava un Pokémon. Proprio. Che mi dicevi adesso partite, andate dove? E partiamo a Salvador una notte e prendiamo l'aereo per ritornare a Rio, Mhm. che là ci rimarrò fino a... non si sa. During the day, only pizza with friends. Appena arrivato qua nella natura che è un po' più selvaggia di dove stavo prima, sembra che all'inizio la natura ti è proprio ostile, no? Pure come ti dicevo. E poi sembra che pure tu riesci ad esserne sempre più parte, cioè abbassi la guardia in un certo senso, però proprio perché ti senti proprio parte, no, di quella natura. Tipo abbassi tutto, ascolti tanto rumore, ascolti una foresta con tanti rumori, tipo che ti prende un po' il cuore, che avevo tanta paura, e da qui
poco tipo ti rilassi e ascolti che non è tanto rumore complesso, sono vari rumori tipo piccolini e cerchi di identificare questo sarà un uccellino, questo sarà una serpente, questo sarà un macaco e anche tu che sei umano sta facendo il tuo rumore anche tu e siamo tutti qui vivendo insieme, è bello. no? E stanotte c'è stato bellissimo ascoltare tutto questo, la pioggia anche che cae sulle foglie, tutto è stato bello. E poi la cosa più bella secondo me di stare in un posto del genere è proprio l'imprevedibilità di quello che dovrai fare. Mi ero immaginato semplicemente che venivo qua e non riuscendo a pianificare i dettagli, tecnicamente qualsiasi cosa adesso mi capita è tutta novità ed è tutto bello perché non mi delude le aspettative. Sta cosa è bellissima. Tu ti ricordi che mi avevi detto chissà se rimango bloccata, no, nella vecchia routine di Parigi e non riesco più a partire, che non trovo più il coraggio. E effettivamente avventure come queste ti risvegliano tanto la voglia di farle, no? Concordo con te il fatto che più fai cose così, più automatizzi al cervello che si può fare. Se hai un sogno, ci puoi riuscire. Appena finita la chiamata con Lynn, poi ieri notte mi è venuto subito un pensiero e ho detto oddio, ma quando è stata l'ultima volta che non sapevo cosa avrei fatto domani? E non parlo di contesti da viaggio, dico proprio qualsiasi contesto. E mi sono sentito lontano da quella cosa che lentamente fa addormentare i sogni, che è la routine. Perché se ci pensi, in quel momento tu non appartieni a nessun punto del tuo percorso, quando sei lontano da casa. E ti vengono in mente delle cose che nel quotidiano non oseresti mai pensare, perché non si abbinano con nulla, non si abbinano col tuo percorso. E invece quando sei lontano, tu sei disorientato. E in questo spaesamento ti fai delle domande che poi in futuro riterrai folli, quando sarai nella vita di tutti i giorni. Ma quelle in realtà, secondo me, sono le domande giuste. Soltanto quei Pokémon che hanno un attacco superiore a 72. Stavamo attraversando un fiume in quad, sembrava che ero in un circuito di Mario Kart, che stavamo scendendo il Rio. L'asse che stiamo tracciando in questo momento è lunghissima, perché siamo proprio uno dall'altro capo del mondo rispetto all'altra. E il fatto che lei si stia appuntando sul suo diario tutti i dettagli del viaggio, che tra l'altro è un'abitudine bellissima che io non ho più, è fondamentale per mantenere vividi i ricordi da poter poi raccontare agli altri, da poter condividere. Perché per sbloccare un pacchetto di ricordi basta solo leggere a volte una frase o una parola scritta da qualche parte. What is the whole is made to be for one? Dopo tutti questi giorni di spaesamento, il confine tra viaggio e realtà quotidiana si faceva sempre più sottile e tracciare linee improvvisate nello spazio iniziava a diventare la normalità. L'ultima linea che andrò a tracciare io in questo viaggio nei prossimi giorni è quella che mi riporta dove tutto è iniziato, a Bangkok. Una città che praticamente non ho ancora visitato e dove vivremo l'ultima parte di questa avventura.
Man mano il mondo come lo vedo io si riempie di linee che incrocerò sempre più spesso e mi aiuteranno ad orientarmi sempre meglio, pure se questo purtroppo ridurrà l'effetto dello spaesamento, forse, perché in realtà significherebbe che a quel punto siamo proprio completi dentro, ma secondo me è inarrivabile. E ognuno di noi, facendo esperienze, diventa proprio un raccoglitore di infinite informazioni, cioè accumula proprio qualcosa di valore che quando ci si ritrova tutti insieme, lì si mette a frutto e si fa la somma di tutto quello che abbiamo raccolto. Perché all'infuori del come va il lavoro o le solite stronzate di gossip, ma che cosa abbiamo più da raccontarci?